Non c'è emozione più grande di un pesce che mangia e muove la punta della canna. E stavolta che pesce sarà? Allora, stamattina voglio fare una pescata di tutto relax. Vedete questo piccolo affarino? È un posturatore per pescare con i bigattini. Non ho le canne proprio perfette per questa pesca, ma non importa, voglio passarmi una mattinata di relax. Ho solo 2 ore per pescare e monto velocemente il treppiedi e le canne, che non sono specifiche per questo tipo di pesca, ma è la prima volta che provo e quando si inizia una tecnica nuova, all'inizio si pesca sempre con quello che si ha, perché è bene sbagliare con un'attrezzatura generica e poi capire meglio cosa comprare. Sta canina qui, che è la tena della Trabucco, è interessante perché ha 3 punte, 3 pettini, 175 e 50 grammi. Oggi usiamo quello da 50 grammi, vedete com'è molto morbido e per questa pesca è fondamentale. La montatura è quanto di più semplice possa esistere. Pasturatore con un piombo di 40 grammi. C'è un salvanodo, girellina e un finale di 1 metro e qualcosa, dello 0,12 molto sottile, e sto utilizzando sti amettini qui, proprio molto piccolini, della misura 16. Neanche a farlo apposta e un pesce mangia immediatamente, ma si slama durante il recupero. Chissà di cosa si trattava, non sembrava un pesce minuscolo. Si è slamato, era un bel pesciotto. Ametto piccolino, vi faccio vedere l'innesco per la coda. A me piace metterne un paio, un innesco di questo tipo, se loro si muovono il pesce rimane molto attirato. E poi riempiamo il pasturatore, che è semplicissimo come operazione, vedete? C'ha tac, lo riempiamo. Ora è fondamentale, ma proprio fondamentale, lanciare più o meno nello stesso punto. Quindi lanciamo qua davanti, perché sia a destra che a sinistra poi abbiamo gli altri pescatori. Qui ho fatto un finale un po' più corto perché con 2 canne mi piace fare le prove, no? Perché se non mangio magari col finale lungo, mangio quello un po' più corto. Tutto dipende da come la corrente sposta i bigattini. I bigattini escono dal pasturatore e creano una zona di pastura. Questo non vuol dire che dobbiamo cambiare l'esca, che è riempire il pasturatore ogni 3 minuti, perché più o meno quello è il tempo che ci mette per svuotarsi. Però all'intorno c'è questa palla di pastura, i pesci vanno a mangiare finché trovano i nostri bigattini. Lancio anche la seconda canna e sposto il treppiedi per evitare di disturbare un altro pescatore che si è messo alla mia destra. Non passa molto tempo e un altro pesce viene subito a trovarmi. Chissà di cosa si tratta. Quando si pesca con finali molto sottili, come lo 0,12, e ami molto piccoli, in questo caso della misura 16, bisogna avere tanta pazienza e il guadino è fondamentale anche con pesci piccolini per evitare di spaccare tutto. Allunga, allunga. C'è un altro metro, vai. Ha mangiato subito un'oratella. Mo' è molto piccola, la ributtiamo. Guardate innanzitutto che livrea incredibile che ha sto pesce. E con l'amino piccolo, vedete, si mette proprio vicino al labbro. Questo è un pesciolino. L'amo molto piccolo e affilato fa presa anche in un minuscolo lembo di pelle ed è per questo che bisogna recuperare con molta cautela. Per questa orata, ovviamente, c'è subito il rilascio. Allora, la pasturazione sta funzionando, piano piano i pesci stanno venendo. Ora è molto importante continuare con il ritmo della pasturazione e ogni 10 minuti andare a cambiare di nuovo i bigattini per continuare a pasturare sempre nello stesso punto. Dopo circa 5 minuti recupero leggermente il filo per portare l'esca sul grosso della pastura. Allora, qui è una zona dove in questo periodo passano le orate, infatti vedete davanti c'è l'allevamento delle cozze e molti stanno pescando a fondo lanciando o il bibbi o il granchio o la cozza stessa. Invece io voglio provare col pasturatore perché è una tecnica un pochino più dinamica, mangiano un pochino più spesso. E infatti, poco dopo, una piccola mangiata muove di nuovo la canna. Di cosa si tratterà stavolta? Eccolo, vai vai. Si tratta decisamente di un pesce più grande e devo chiamare di nuovo Eva per aiutarmi con il guadino. Smetto di filmare? Sì. Prendi il retino. È la prima volta che Eva usa il nuovo retino da 5 metri e per lei è pesantissimo. Inoltre la canna è corta e le rocce abbastanza scevolose. Aspetta, vai, aspetta. Oddio, prendila.
Dopo un po' di peripezie fantoziane, finalmente riusciamo ad assicurare il pesce e posso tirare un sospiro di sollievo. Brava. Una bella orata sui 25-30 cm che ovviamente nelle mie mani sembra minuscola. Allora, metà filmato ovviamente Eva mi ha dato una mano col guadino, con lo 012, cannina corta, non era proprio semplicissimo. Si è presa proprio nel labbro. E mentre anche la Vespa, curiosa, osserva come si è presa nel labbro, vi ribadisco l'importanza di combattere il pesce con molta tranquillità. Cominciano così 10 minuti di mangiate a raffica, ma non siamo più in grado di ferrare alcun pesce. Allora vedete, qui ha mangiato, poteva essere anche un bel pesce, ha schiacciato il bigattino e poi ha mollato, perché probabilmente ha sentito il filo troppo teso, ecco perché ci vuole una punta molto leggera che accompagni la mangiata. Quando troviamo così il bigattino schiacciato vuol dire che un bel pesce è andato a mangiare. E dopodiché il vento si ferma completamente e si fermano anche i pesci per più di un'ora. Osservo le canne inutilmente, mentre intorno a noi si svolgono le attività di tutti i tipi. Ma al di là delle reti, quando le condizioni cambiano e il pesce non vuole mangiare, non c'è nulla che possiamo fare se non aspettare che in questo caso ritorni un pochino il vento. E la buona notizia, dopo un'ora, ritorna con una leggera brezza, quando una signora che si trova a fianco a me pesca un'orata, ed aiutarla, ovviamente, è un piacere. A posto. Tempo di ricaricare i pasturatori, lanciare di nuovo la canna e la fortuna ritorna a sorriderci. Va, Eva, oh! Dai! Scendi con calma, tanto è piccola, no problem. Più con calma, tanto è piccola. È piccola. Inizialmente con un paio di orate di piccole dimensioni che ributtiamo immediatamente, ma che servono comunque ad Eva per prendere dimestichezza con il guadino e con questa scogliera che non è assolutamente agevole. E poi con mangiate decisamente più carine. Devo riprendere? E dopo qualche piccola fuga, un po' da cardiopalma, a destra e a sinistra del guadino, finalmente anche questo pesce è assicurato. Ma brava! Ma quanto sei brava! Bravissima Eva! Anche questo pesce è preso per un lembo minuscolo di pelle e questa è l'importanza di utilizzare degli ami molto piccoli ma soprattutto molto affilati che consentano di recuperare il pesce senza avere troppi problemi di cuore. Ma purtroppo si sa, il tempo è tiranno e proprio ora che stavano mangiando mi accorgo che 2 ore sono passate e devo cominciare a smontare tutto per andare al lavoro. Mannaggia, me ne devo andare, sono passate 2 orette, ma ora è proprio ora di andare via. Si sono fermate per un'oretta, ora stanno mangiando tantissimo, infatti ne abbiamo prese 5-6, quelle piccole le abbiamo tutte ributtate, però porca miseria, ora ce ne dobbiamo andare. E nonostante le reti, nonostante il sud, nonostante tutto, diciamo questa tecnica oggi ci ha pagato. Abbiamo perso diversi pesci perché non siamo riusciti a ferrarli, in realtà poi una volta che mangiavano non si slamavano più. Quindi le canne che non sono ideali hanno fatto il loro dovere, gli ami hanno fatto il loro dovere, però ci manca ancora qualcosina per poter diciamo pescare senza problemi anche tutte le mangiate che ci siamo persi e secondo me alcuni erano pesci veramente grandi. Ora scappiamo che devo scappare al lavoro. Ci vediamo alla prossima. Ciao!